Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Dona Milan Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa dona? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere dona durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa dona? Dona ha un farmaco a base del principio attivo glucosamina più sodio cloruro, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico altri farmaci antinfiammatori e antireumatici, non steroidei. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Dona può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Dona 1500 mg polvere per soluzione orale 30 bustine. Dona 1500 mg polvere per soluzione OS 20 bustine, importato dalla Romania. Dona 750 mg 60 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Rottafarm SPA. Concessionario: Milan Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: glucosamina più sodio cloruro. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: alleviamento dei sintomi nelle forme lievi/moderate di artrosi del ginocchio. Posologia: per via orale. Il dosaggio giornaliero di glucosamina sulfato per via orale è di 1500 mg, indipendentemente dalla forma farmaceutica e dalle modalità di somministrazione. Salvo diversa prescrizione del medico, si raccomanda, pertanto, 2 capsule o 2 compresse rivestite da 250 mg 3 volte al DA, oppure il contenuto di una bustina da 1500 mg, sciolto in un bicchiere d'acqua, o 2 compresse rivestite con film da 750 mg al DA, preferibilmente ai pasti. Per via intramuscolare: 1 o 2 coppie di fiale, per via intramuscolare, 3 volte alla settimana per 4-6 settimane. Si aspirino nella stessa siringa i contenuti della coppia di fiale A, bruna, e B, incolore. Una lieve colorazione gialla della soluzione iniettabile del fiale A non influisce sull'attività e tollerabilità del prodotto. La glucosamina non è indicata nel trattamento delle sintomatologie acute. La riduzione dei sintomi, in particolare l'effetto analgesico, può non manifestarsi prima di alcune settimane di trattamento e in certi casi dopo un periodo di tempo ancora più a lungo. Se non si ottiene l'effetto analgesico dopo 2-3 mesi, il proseguimento della terapia con glucosamina deve essere riconsiderato. Popolazioni speciali: la sicurezza e l'efficacia di dona nei bambini e adolescenti non sono ancora state stabilite. Anziani: non sono disponibili studi di cinetica condotti sull'anziano. Pazienti con compromissione renale/o epatica: non sono stati condotti studi di cinetica in queste popolazioni, vedere paragrafo 4. Controindicazioni: ipersensibilità alla glucosamina o a uno qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6.1. Dona non deve essere somministrato a pazienti che siano allergici ai crostacei, dal momento che il principio attivo si ottiene da crostacei. La forma iniettabile, per il suo contenuto in lidocaina, è controindicata nei pazienti con disturbi cardiaci di conduzione, nello scompenso cardiaco acuto e nei pazienti con ipersensibilità alla lidocaina. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Nei pazienti a rischio di malattie cardiovascolari si raccomanda il monitoraggio del tasso ematico dei lipidi, in quanto, in alcuni casi, in pazienti trattati con glucosamina è stata osservata ipercolesterolemia. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi specifici sull'interazione tra farmaci. Anticoagulanti orali. Sebbene i dati sulle possibili interazioni farmacologiche con glucosamina siano limitati, sono stati riportati incrementi del parametro INR con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere dona durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere dona durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso della glucosamina sulfato in donne in gravidanza sono in numero limitato. I dati disponibili derivati da studi sugli animali sono insufficienti.
La somministrazione di Dona, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In corso di trattamento con glucosamina possono insorgere capogiro, sonnolenza, stanchezza, cefalea o disturbi visivi, pertanto si deve evitare di guidare e usare macchinari. Effetti indesiderati. All'interno della classificazione per sistemi e organi, le reazioni avverse sono elencate in base alla frequenza secondo le seguenti categorie. Molto comune, a 0 yen 1 decimo. Comune, a 0 yen 1 centesimo, 1 decimo. Non comune, a 0 yen 1, 1, 000. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono noti casi di sovradosaggio accidentale o intenzionale. Se si verifica sovradosaggio, il trattamento deve essere interrotto, devono essere adottate misure di supporto e se necessario, ristabilire l'equilibrio idroelettrolitico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri principi attivi antinfiammatori e antireumatici, farmaci antinfiammatori non steroidei. Codice ATC. M01AX05. Meccanismo d'azione. La glucosamina sulfato ha la forma salificata della glucosamina, un amino monosaccaride endogeno, che, proprietà farmacocinetiche, assorbimento dopo la somministrazione orale in volontari sani, a digiuno, di una dose giornaliera di 1500 mg di glucosamina sulfato ripetuta per 3 giorni, la Cmax, SS era 1602 a più meno 423 mg/ml, dati preclinici di sicurezza. Negli studi di tossicità acuta, subacuta e cronica, la glucosamina sulfato è stata ben tollerata. In vitro non ha mostrato effetti mutageni. Al momento non sono disponibili studi sulla carcinogenicità. Elenco degli eccipienti. Dona 250 mg capsule rigide. Amido di mais, lattosio, magnesio stearato, talco, gelatina, eritrosina, E127, titanio diossido, E171, ossido di ferro, E172. Dona 250 mg compresse rivestite. Amido di mais, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Dona a base di glucosamina più sodio cloruro sono Dona, Glexar, glucosamina sulfato DOC generici, glucosamina sulfato EG, glucosamina sulfato FG. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.